Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Anche oggi ci confrontiamo sulle ultime in casa Inter, partendo da un'intervista a Chivu con un paio di stralci che sono interessanti, ma soprattutto concentrandoci sul mercato. Le ultime per quanto riguarda la trattativa per Palestra, gli aggiornamenti su Jones, ma non solo, ci sono i nomi di Provedel, di Bissek, ha parlato la gente, di Mancini e insomma tutto ciò che ruota intorno al mondo nerazzurro. Naturalmente partiamo proprio dai quotidiani sportivi in edicola oggi e partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente, come al solito, vi ricordo anche il like e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi clic. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport e leggiamo: la mia Inter ha sempre fame. Chivu firma il rinnovo e si racconta. Servono giocatori, palestra a bel profilo, la Champions non sia un'ossessione. Difenderò i miei fino alla morte, temevo l'esonero, il club mi ha protetto. Leggiamo infatti poi all'interno della Gazzetta dello Sport: Chivu, virgolettato, l'Inter si evolverà per vincere ancora, ma io non cambio. Non potevamo trattenere Dumfries, palestra un bel profilo, però non è nostro. E leggiamo appunto il virgolettato sempre: restiamo affamati. Ecco, Chivu ha parlato un po' a 360 gradi di ciò che è stata la sua Inter, anche perché no, dell'esperienza. Infatti leggiamo: temevo l'esonero, poi il club mi ha protetto. Io, mai autoritario, convinco con l'umanità, ora la Champions non sia un'ossessione. Ecco, sono parole innanzitutto che fanno capire perché Chivu è riuscito a trainare il gruppo, infatti convinco con l'umanità, mai autoritario, e ha detto che temeva l'esonero dopo la doppia sconfitta con Udinese e Juventus. In realtà quel esonero che non è arrivato e il successo finale è anche un po' la rivincita, visto che c'erano anche tanti tifosi che invocavano l'esonero e c'era chi addirittura parlava già del successore, del traghettatore, insomma, con discorsi decisamente molto affrettati. Poi si legge: il mercato è un'agonia, ma servono giocatori, bastoni un top, so cosa ci darà ancora in futuro, continuerò a difendere i miei fino alla morte. Questa è secondo me anche un po' il segreto di Christian Chivu, perché il gruppo è stato assolutamente dalla sua parte. E leggiamo anche: ha firmato il rinnovo, rimarrà fino al 2028. Manca infatti soltanto l'ufficialità, che con ogni probabilità dovrebbe arrivare oggi o al massimo domani, ma insomma c'è la firma fino al 2028. Secondo la Gazzetta dello Sport non c'è l'opzione per un ulteriore anno, però insomma questo è un po' in linea con ciò che ha sempre fatto l'Inter, con rinnovi biennali anche nel periodo con Inzaghi, e non iniziare mai la stagione con l'allenatore in scadenza. Contratto che sarà ritoccato verso l'alto, 4 milioni bonus compresi. Insomma, Chivu sempre più al centro dell'Inter e direi anche ovviamente. Passiamo al tema clou però di questi giorni, ed è Marco Palestra. Leggiamo: Palestra c'è la chiave. La Gazzetta dello Sport scrive infatti: l'Inter spinge, ecco il baby Cocchi per l'Atalanta. Il 19enne all'agente dell'Azzurro e piace alla Dea. Provedel si avvicina ma resta il nodo ingaggio. Ecco, occhio al fatto che Cocchi ha lo stesso agente, è passato con lo stesso agente di Palestra. Questo potrebbe velocizzare le trattative, perché naturalmente le squadre devono parlare con un solo agente per entrambi i calciatori, quindi anche se Cocchi dovesse fare il percorso inverso, questo può accelerare i tempi. Leggiamo anche sugli altri quotidiani di oggi e poi facciamo il punto. Sul Corriere dello Sport leggiamo: Palestra è scritto sul calendario, oggi incontro con Percassi, l'Inter cerca l'intesa finale. Il club nerazzurro vuole l'esterno esploso a Cagliari per sostituire subito Dumfries. L'Atalanta chiede 53 milioni, serve l'offerta giusta per chiudere l'affare. Sugli stessi termini si esprime anche Tutto Sport, che scrive: Inter prima gli italiani per fare il bis scudetto. Palestra e Provedel sono sempre più vicini, Solé è stato bloccato ma si guarda pure alle possibili occasioni che potrebbero aprirsi con la Roma. Partiamo da Palestra e oggi, a margine della presentazione dei calendari di Serie A, ci sarà ovviamente un incontro tra Marotta e Percassi. Non è un incontro destinato solo a parlare di Palestra, però è chiaro che probabilmente le parti si aggiorneranno, anche perché, come dicevamo ieri, la grande differenza rispetto alla scorsa estate con Lookman è che l'Atalanta ha aperto al trasferimento ed ha fatto il prezzo di Palestra. 53 milioni, insomma dovrebbero essere 50 di parte fissa. Si potrebbe inserire il giovane Cocchi, come dicevamo ieri, e quindi a quel punto potrebbe essere abbassata quantomeno la parte fissa. Io immagino che se l'Atalanta è davvero interessata a Cocchi, come si dice, secondo me si potrebbe chiudere intorno ai 45, più Cocchi, più eventualmente qualche bonus, per arrivare comunque ad una cifra superiore ai 50 milioni.
che resta una cifra altissima, perché sia chiaro, come anche ieri molti avete scritto nei commenti, comunque è una cifra molto alta per un calciatore che ha mostrato grandi qualità, ma è un solo anno a Cagliari, in pratica ha giocato in Serie A. Va però detto che chiaramente ci sono gli altri aspetti, e quello che per caratteristiche convince maggiormente è una richiesta di Chivu, e quello non è mai secondario, e poi c'è bisogno comunque di affrettare i tempi, perché come ha riportato ieri Fabrizio Romano, Palestra ha rifiutato il Newcastle, non ha chiuso a qualsiasi ipotesi estera, e chiaramente non dimentichiamo che c'è il City che ha interesse e che potrebbe spuntare qualche altro interesse di squadre che non hanno problemi ad accontentare l'Atalanta. A quel punto cosa succederebbe? Se su Palestra arriva il City o un'altra big europea, è chiaro che la posizione di Palestra, che ad oggi mette l'Inter in pole, potrebbe anche cambiare. Quindi anche da qui deriva un po' l'accelerata che sta provando a fare l'Inter sul calciatore, e io mi auguro che si possa, ecco, definire al più presto. Anche se dovesse saltare, e deve essere una cosa che si faccia, ecco, al più presto, perché poi ci si può concentrare su altri obiettivi. Però la mia sensazione è che insomma l'Inter possa trovare la quadra. Insomma la sensazione è che gran parte del budget mercato sarà speso proprio su Palestra, perché c'è una necessità immediata, serve un titolare sulla destra. In realtà secondo me serve anche una riserva, infatti ieri ho parlato anche di qualche giovane che potrebbe, ecco, fare al caso dell'Inter, però in primis serve il titolare. Andiamo poi anche sull'altro punto che abbiamo letto nell'articolo, e quindi è il nome di Provedel, perché ecco, anche lui, come leggiamo su Tuttosport, sempre più vicini sia Palestra che Provedel. Provedel ha messo l'Inter in cima alla lista delle preferenze, quindi mettendo in secondo piano per esempio il Bologna. C'è però un nodo da sciogliere, ed è relativo all'ingaggio di Provedel, che non è altissimo, sono 2 milioni netti, ma è superiore a quello di Pepo Martinez, che sulla carta partirà da titolare. E quindi è strano che il titolare percepisce un ingaggio più basso della riserva. È un qualcosa sul quale probabilmente l'Inter lavorerà, però insomma non penso che sia qualcosa che possa far saltare all'affare. Affare che si è vociferato si possa chiudere tra i 2 e i 3 milioni. E quando Tuttosport invece parla di italiani, parla non soltanto per nazionalità, ma proprio calciatori che conoscono il campionato. Vi chiedo scusa, che dicevo che conoscono il campionato, e quindi anche Solé risponde un po' a quel diktat. Solé che l'Inter ha praticamente in pugno, però insomma si attende un po' per chiudere. Si parla poi di calciatori che possono interessare dalla Roma, e naturalmente c'è il nome di Koné, che però è uscito un po' dai radar, di Ka, che doveva essere un po' l'alternativa se dovesse partire Bissek, cosa al momento assolutamente non imminente. E poi è stato fatto il nome di Mancini. Occhio, perché Gasperini stoppa un po' tutto il discorso su Mancini, perché ieri ha detto non se ne va, l'ho già detto a lui, l'Inter può fare quello che vuole, se il giocatore vuole rimanere, rimane. Quindi va un po', ecco, anche ad escludere la possibilità di portare il difensore della Roma, cosa che tra l'altro non mi esaltava particolarmente, come dicevo in questi giorni. Passiamo anche all'altro articolo, e c'è, ecco, il Corriere dello Sport che torna a fare il nome di Jones. Leggiamo: a centrocampo Chivu vota Jones, il tecnico lo preferisce a Koné per le doti tecniche più funzionali, e all'Inter costerebbe anche meno. Il giallo inglese ha il contratto per un altro anno ma vuole l'Italia, la trattativa con i Reds iniziata già lo scorso gennaio. E su Jones scrive anche Tuttosport, leggiamo infatti: Chivu firma e insiste per Jones, costa meno di Koné ed è più duttile, Ausilio ha il sì dell'inglese ed è al lavoro con il Liverpool. Con ogni probabilità Inter e Liverpool si aggiorneranno la prossima settimana, perché comunque il focus in questo momento è concentrato su Palestra, perché su Palestra occorre anche accelerare i tempi, però insomma la distanza tra Inter e Liverpool è una distanza colmabile, come si legge anche oggi, rimangono i 10 milioni, l'Inter ha offerto 20, il Liverpool faceva una valutazione di 30-35, per quanto le squadre inglesi non siano molto propense ad abbassare le richieste nonostante la scadenza contrattuale, però la quadra potrebbe trovarsi intorno ai 25 milioni. Jones sarebbe il preferito di Chivu perché magari, ecco, ha caratteristiche molto più duttili rispetto a Koné, seppur Koné ha comunque quelle caratteristiche di interdizione che insomma mancano nel centrocampo dell'Inter. A fare interdizione, naturalmente parliamo anche di muscoli. A fare la differenza è in primis anche il prezzo, perché lo scorso anno l'Inter aveva in pugno Koné per 35 più bonus, oggi la Roma chiede 50 milioni, praticamente circa
20 milioni o forse anche qualcosa in più rispetto a quanto l'Inter potrebbe pagare per Curtis Jones. E chiaramente è una cifra altissima, secondo me neanche giustificata dall'ultimo anno di Koné. È un calciatore che a me piace, Koné, non nasconde, quindi, come ho sottolineato più volte, ecco, quelle doti, quella forza fisica, quei muscoli al centrocampo comunque all'Inter non ci sono. Però non trovo giustificato il prezzo così alto. Nell'ultimo anno non ha fatto un salto di qualità dal punto di vista tecnico che io mi sarei aspettato, e sono caratteristiche secondo me che si possono trovare anche in un calciatore che costa qualcosina in meno. Chiaramente nessuno mette in dubbio le qualità di Koné, ciò che però mette in dubbio è un prezzo da 50 milioni. Ecco, secondo me lo scorso anno si stava trovando la quadra anche a qualcosa in meno rispetto al suo reale valore, però penso intorno ai 40 milioni, 50 mi sembra decisamente esagerato per Koné, e quindi sono d'accordissimo con l'idea della dirigenza dell'Inter di spostarsi su Jones. È vero, come dicevamo, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a Koné, però anche Jones porta comunque una porta tecnica, porta anche l'intensità, porta la duttilità e la capacità di agire in entrambe le fasi, e queste sono sicuramente caratteristiche utili per il centrocampo dell'Inter. Comunque porta qualcosa di diverso, quindi assolutamente, ecco, spero che la prossima settimana magari si possa chiudere per Palestra e poi si possa accelerare anche per Jones. Sarò un po' un sognatore secondo qualcuno di voi, probabilmente sì, però insomma auspico che possano arrivare entrambi. C'è poi l'altro aspetto legato al centrocampo, è il nome di Stankovic. Sicuramente ci sarà la recompra, però rimane il punto interrogativo. Anche oggi si legge comunque che con un'offerta superiore a 40 milioni l'Inter valuterà la posizione. Come ho detto più volte, io valuterei offerte da 50 milioni, perché non perché valga già 50 milioni, ma perché è quell'offerta che mi può far rinunciare al potenziale futuro di Stankovic. A 40 milioni io mi tengo Stankovic, che tra l'altro avrebbe un peso a bilancio molto contenuto, perché sarà riacquistato a 23, ma sarà messo a bilancio per 13, perché poi non è stata contabilizzata la cessione dello scorso anno, e quindi io sinceramente non vado a rinunciare a quello che potrebbe essere un calciatore dal grande futuro. A 40 milioni naturalmente. Leggiamo poi gli altri articoli e arriviamo, ecco, proprio alle parole dell'agente di Bissek. Leggiamo il virgolettato: è felice all'Inter, niente trattative. Branchini infatti ha sottolineato che al momento non c'è nessuna trattativa in essere col Bayern, il Bayern non li ha contattati, Bissek è felice di rimanere a Milano. Occhio però, perché poi ha aggiunto ovviamente che in futuro non si sa se arriveranno delle offerte, però ad oggi non sono arrivate. Questo non significa che Bissek rimarrà allora al 100% a Milano, perché l'interesse del Bayern è stato più volte confermato, è da capire se questo interesse poi si tradurrà in un'offerta. Non è da escludere che magari nelle prossime settimane il Bayern contatterà l'Inter, contatterà l'agente del calciatore per fare passi ufficiali. Ad oggi ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e c'è solo un interesse, come abbiamo detto. E quindi automaticamente io penso che se Bissek dovesse rimanere è da escludere l'arrivo di Indica. Solé è in pugno e si potrebbe chiudere con Solé. Probabilmente a quel punto l'Inter poi attenderà la risposta di De Vrij e quindi il titolare al centro della difesa sarà ancora Akanji, cosa che, come detto più volte, non mi esalta particolarmente, però insomma secondo me è la strada verso cui va l'Inter. Leggiamo anche gli ultimi articoli e c'è: per Pavard si fa avanti il Besiktas. Come avevo sottolineato più volte, ecco, secondo me le uniche squadre che possono accontentare Pavard sul ingaggio che richiede in questo momento è il campionato turco oppure una squadra araba. Appunto, ecco, c'è il Besiktas che potrebbe accontentare le richieste del calciatore, che all'Inter percepisce 5 milioni netti all'anno fino al 2028. Poi bisogna capire qual è la quadra che si riesce a trovare con l'Inter, perché chiaramente l'Inter cercherà anche di monetizzare, perché è chiaro che con Palestra praticamente si esaurisce la liquidità, il budget messo a disposizione da OH3, c'è bisogno però di monetizzare per poi finanziare, ecco, il resto del mercato, e quindi il ricavo ci si aspetta di farlo ovviamente da Frattesi, che è in uscita e ci sono pochi dubbi, insomma si attende soltanto all'offerta. Potrebbe essere da Luis Enrique, che è anche un altro calciatore su piede di partenza, ma c'è soprattutto da Pavard, sia perché
chiaramente in questo momento è un esubero, non rimarrà all'Inter anche per una questione di spogliatoio, sia perché Pavard è un calciatore che pesa tantissimo sul bilancio dell'Inter, pesa per 13 milioni all'anno tra ammortamento e ingaggio lordo, ed è secondo soltanto a Lautaro e Barella per peso a bilancio. E c'è l'altro aspetto che l'Inter, per evitare minusvalenze, dovrebbe comunque incassare circa 13 milioni dal cartellino di Pavard per evitare la minusvalenza, visto che al momento il suo valore a bilancio è di poco meno di 13 milioni. Infatti lo scorso anno l'accordo era proprio per un totale di circa 15 milioni, ma il Marsiglia non lo ha riscattato. Quindi adesso da capire se il Besiktas vuole prendere subito il calciatore a titolo definitivo oppure ci ritroveremo nuovamente con un prestito con diritto di riscatto. Situazione che secondo me è molto pericolosa per l'Inter, perché questo significherebbe che se poi non dovesse essere riscattato il prossimo anno l'Inter si ritroverebbe Pavard ad un anno dalla scadenza e comunque con ancora un peso a bilancio importante. Quindi insomma l'auspicio è che si possa trovare una quadra per un accordo a titolo definitivo, anche perché ecco poi se dovesse fallire anche il Besiktas, oltre alla situazione del bilancio, oltre a trovarselo ad un anno dalla scadenza, significherebbe che c'è un calciatore che ha fallito praticamente gli ultimi 2-3 anni, o meglio non ha convinto più che ha completamente fallito, e quindi è chiaro che poi diventa sempre più complicata la cessione a titolo definitivo. Però insomma ci auguriamo che il Besiktas magari faccia un solo pacchetto con Pavard e Aslani, sul quale ancora il diritto di riscatto, e possa trovare la quadra insomma per accontentare l'Inter, per anche finanziare il mercato e prendere due calciatori che in questo momento sono in esubero. Andiamo anche a concludere con l'ultimo articolo e leggiamo oggi il calendario derby, no alla prima e ultima giornata. A Parma il sorteggio della prossima stagione, Como in trasferta nei primi 3 turni per i lavori allo stadio. Ecco, oggi come ci ricorda la Gazzetta dello Sport ci sarà anche il sorteggio per i calendari di Serie A. Appunto ci sono come al solito dei paletti, derby che non ci saranno alla prima e all'ultima giornata, non ci saranno 2 derby nella stessa giornata, saranno evitati anche nel turno infrasettimanale feriale, se non vado errato è la 9ª giornata. Insomma ci sono sempre alcuni paletti, il calendario sarà stilato con l'intelligenza artificiale, ovviamente gli saranno dati i soliti paletti. Serie A che prenderà il via nel weekend del 23 agosto. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sia sulle ultime trattative, quindi anche perché no sul nome di Provedel, sui vari nomi ecco che si stanno un po' accostando all'Inter, la trattativa per Palestra, insomma tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro. Come al solito confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.